Esistono luoghi che non sono stati costruiti per essere guardati, non hanno facciate celebri, non hanno finestre, non hanno memoria, eppure custodiscono una parte fondamentale della nostra vita. Le nostre parole, i nostri soldi, i nostri archivi, il nostro lavoro, le nostre abitudini, perfino le nostre assenze. Per anni ci hanno insegnato a chiamare tutto questo con una parola leggera, cloud. Una parola pulita, quasi innocente, quasi infantile. Ma il cloud non galleggia, il cloud pesa, occupa terra, consuma energia, chiede acqua, pretende continuità. E oggi anche in Italia questi luoghi stanno crescendo in fretta, trascinati dalla fame di calcolo, dalla corsa dell'intelligenza artificiale, da investimenti nuovi, da una domanda che non smette di salire, e questo è il discorso. Il punto però non è la tecnologia, il punto è un altro. Se il cuore del nostro tempo batte in edifici senza volto, allora forse non abbiamo ancora capito dove viviamo davvero. Ci hanno dato una metafora e con quella metafora hanno addormentato il peso delle cose. Nuvola, rete, spazio digitale, parole morbide, parole comode, parole che tolgono attrito, ma ogni gesto online lascia una traccia fisica. Ogni mail, ogni ricerca, ogni foto salvata, ogni risposta generata in pochi secondi. Tutto quanto passa da una macchina reale. Cavi, da server, batterie, generatori, da sistemi di raffreddamento, da sottostazioni, e ci sono procedure d'emergenza. E questa non è una nuvola, è un apparato industriale, solo che a differenza delle fabbriche che conoscevamo un tempo, questo apparato non produce oggetti visibili, produce continuità e deve stare acceso sempre, anche quando dormiamo, anche quando viaggiamo, anche quando non ci pensiamo. Ed è qui che il nostro mistero comincia. Perché le infrastrutture più importanti della nostra epoca sono anche quelle che abbiamo deciso di non trasformare in immagine. Da fuori un data center può sembrare quasi niente, un edificio basso, un capannone, una periferia qualsiasi, un pezzo di mondo che non invita lo sguardo. Dentro invece regge una parte crescente della normalità ed è questo il punto. La normalità non è naturale, è il prodotto di una macchina che non può fermarsi. Migliaia di server lavorano senza sosta, elaborano dati, conservano memoria, muovono traffico, tengono in vita servizi che notiamo solo quando smettono di funzionare. E poi c'è il calore. Ogni operazione digitale produce una conseguenza fisica. Calcolo dopo calcolo la macchina si scalda e ciò che si scalda va domato. Per questo questi luoghi hanno fame di raffreddamento. E il raffreddamento, come sappiamo, significa risorse, energia, acqua, infrastruttura. Per anni il digitale è stato venduto come liberazione, più veloce, più pulito, più immateriale. Poi è arrivata l'intelligenza artificiale e ha reso tutto più evidente. Perché l'intelligenza artificiale, al contrario di quello che si può pensare, non è una magia, è fame di potenza, fame di chip, di elettricità, di raffreddamento. E ogni risposta che arriva in pochi secondi ha un retrobottega pesantissimo, e questo dobbiamo capirlo. Ogni automazione apparentemente elegante è appoggiata su una catena materiale molto meno elegante. Ed è qui che l'Italia entra in scena davvero, perché mentre il pubblico continua ad immaginare un futuro come un'esperienza sullo schermo, sul territorio si muove altro. Nuovi investimenti, nuovi progetti, nuove richieste di connessione e nuove infrastrutture che sono in cerca di energia stabile e accesso rapido alle reti. Il nostro paese non è fuori da questa corsa, c'è dentro, e forse c'è dentro senza essersi dato ancora un linguaggio adeguato per raccontarla. L'Italia ama raccontarsi attraverso la bellezza visibile: pietre, facciate, campanili, piazze, paesaggi, rovine, memoria, quello che ha fatto grande il nostro paese. Ed è un racconto antico, seducente, in parte vero, ma mentre continuiamo a specchiarci in questa immagine, un'altra geografia prende forma. Una geografia fredda, silenziosa, funzionale. Da una parte c'è la bellezza come identità, dall'altra la continuità come ossessione. Le civiltà antiche
lo mostravano il loro potere, lo alzavano verso il cielo, lo scolpivano, lo esponevano. La nostra no, la nostra lo ritira, lo chiude, lo drammatizza, lo climatizza, lo sorveglia. Questo è il cuore del mistero, non il fatto che esistano questi luoghi, il fatto che stiano diventando centrali, senza diventare simbolici. Il problema non è la demonizzazione dei data center, sarebbe troppo facile e troppo stupido. Il problema è smettere di considerarli neutri, perché nessuna grande infrastruttura è neutra. Ogni infrastruttura ridisegna il territorio che tocca, chiede energia, chiede acqua, chiede connessioni, chiede sicurezza, chiede velocità amministrativa, chiede una rete in grado di reggere. È su questo che si muove il mondo oggi. Ogni richiesta ovviamente apre un conflitto. Il primo conflitto è energetico e più cresce la fame di dati, più cresce la fame di elettricità. Il secondo conflitto poi è idrico. Il digitale viene raccontato come qualcosa di pulito, di etereo, ma raffreddare macchine che lavorano senza sosta significa entrare in un rapporto diretto con una risorsa già fragile, ce n'è poca, ovvero l'acqua. E poi c'è il territorio, perché nessuna infrastruttura nasce nel vuoto, chiaramente. Ogni edificio arriva in un luogo preciso, vicino a una rete, dentro a un'area produttiva, accanto a una comunità, che spesso comprendono troppo tardi la portata di ciò che sta arrivando. E ne è accaduto spesso anche nella storia, ed è qui che la faccenda diventa davvero italiana, perché in Italia ogni trasformazione territoriale tocca dei nervi scoperti: il passaggio, le autorizzazioni, l'equilibrio tra sviluppo e consumo del territorio, la distanza tra decisioni tecniche e percezione pubblica. E qui la poesia finisce e comincia il rischio. Perché quando concentri funzioni essenziali in pochi nodi fisici, non costruisci solo efficienza, costruisci anche vulnerabilità. E lo stiamo vedendo nel mondo. In Ucraina gli attacchi hanno colpito anche centrali, sottostazioni e linee di trasmissione, provocando blackout e misure di emergenza anche su vasta scala. In Medio Oriente energia, acqua, infrastrutture industriali sono diventate bersagli dichiarati o potenziali dei conflitti più recenti. E questo cambia tutto, perché un data center non è solo un capannone pieno di server, è un punto di dipendenza, e se un cyberattacco, un sabotaggio o un guasto grave dovesse colpire uno di questi nodi, il danno non resterebbe dentro quelle mura, si propagherebbe. Pagamenti, immagina, no? Pagamenti che si bloccano, servizi che rallentano, archivi che diventano irraggiungibili, catene logistiche che si inceppano, strutture che scoprono all'improvviso quanto fosse fragile la loro idea di continuità. È quasi un ritorno al Medioevo, detto in modo apocalittico, ma questo è il vero prezzo del cloud. Non solo il consumo, non solo l'acqua, non solo l'energia, ma la dipendenza. Abbiamo affidato pezzi sempre più grandi della nostra vita a macchine che devono restare sempre accese, e ogni sistema che non può permettersi di fermarsi prima o poi rivela anche il proprio punto più debole. Il paradosso centrale è semplice: più il mondo si fa digitale, più dipende da nodi fisici concentrati. Più parliamo di libertà, accesso, fluidità, velocità, più diventiamo dipendenti da luoghi chiusi, sorvegliati, costosi, energivori. È una verità scomoda, perché contraddice il mito fondativo di Internet come spazio diffuso, leggero, quasi spontaneo. Non c'è niente di spontaneo in una macchina che deve restare accesa per sempre, perché non la puoi spegnere. Non c'è niente di immateriale in una filiera che ha bisogno di suolo, di potenza, di manutenzione, di raffreddamento, come abbiamo detto prima, in continuazione. E allora la domanda finale cambia ancora una volta. Non è più: ci servono davvero questi luoghi? Sì, ci servono. La domanda è un'altra: siamo ancora capaci di vedere il prezzo materiale della comodità digitale? Perché a volte ce lo dimentichiamo, oppure preferiamo continuare a chiamarla nuvola, proprio per non guardarne il peso. Ecco, forse ogni epoca lascia dietro di sé una forma precisa, un'impronta,
un tipo di edificio che la racconta meglio di tutti gli altri. Pensiamo alle piramidi che raccontavano il potere assoluto, alle cattedrali che raccontavano la fede. E i nostri edifici, quelli del nostro tempo, forse raccontano un'altra ossessione: restare online, restare connessi, restare raggiungibili, restare operativi sempre. Il cuore del presente non è stato costruito per essere bello, è stato costruito per non fermarsi. E questa è la parte più inquietante, secondo me. Abbiamo affidato la nostra memoria, il nostro lavoro, le nostre relazioni e una parte crescente delle nostre decisioni a luoghi che non abbiamo voluto trasformare in simboli. Li abbiamo lasciati ai margini, fuori campo, senza linguaggio, senza mito. La storia è sempre stata piena di mito. Noi li abbiamo resi invisibili. Le civiltà di una volta mostravano il potere, la nostra lo nasconde dietro una recinzione, dietro un edificio senza finestre e lo chiama cloud. Forse il punto è tutto qui. Abbiamo costruito un mondo che dipende da luoghi essenziali. Eppure quei luoghi non li abbiamo mai davvero guardati. Non li abbiamo nominati, non li abbiamo raccontati, li abbiamo portati dentro al nostro immaginario, li abbiamo lasciati nelle periferie del paesaggio, nelle periferie del pensiero. Ma il presente vive anche lì, dietro a una rete metallica, dietro a una sala fredda, nel rumore costante di una macchina che non può spegnersi. Forse non viviamo nel cloud, viviamo all'ombra delle sue mura.